Episodio 13 sul sistema autoirrigante, sul sistema laccio della scarpa. Oggi non parliamo più di Paphiopedilum, ma parliamo di Phalaenopsis. Perché? Perché il dibattito è importante. Una Phalaenopsis non può essere coltivata nel laccio della scarpa, o perlomeno questo è quello che dicono. Non potete coltivarla perché abbiamo fatto le prove. Dopo 2 anni le buttate via. Ok. Questa è l'obiezione che viene rivolta a chi vuol tentare questa tecnica della coltivazione nel sistema semi-idroponico. Perché semi-idroponico? Perché rimangono 2 dita d'acqua, una riserva d'acqua, un laccio. Le radici non toccano l'acqua, è un sistema semi-idroponico perché c'è una riserva di acqua e attraverso la capillarità un laccio, un cotone, un nastro piego, un cotone per l'idrocultura, l'acqua risale. Qual è il concetto importante, principale che dovete capire? Partiamo dalla base del ragionamento. Questa Phalaenopsis qua è coltivata in sfagno. Lo sfagno va mantenuto sempre umido perché altrimenti si combatta, si secca, tende a creare asfissia. Premessa questa cosa importante nella coltivazione, non potete coltivare nello sfagno se non lo mantenete umido, assolutamente, perché diventa un materiale molto compattoso, molto che si secca talmente tanto che non basta più né acqua né ossigeno. Va da sé che le radici della Phalaenopsis devono per forza rimanere umide perché lo sfagno va mantenuto umido. Se lo lasciate seccare lo sfagno per mesi non lo recuperate più, per quando lo bagnate, per quando si ribagna, passa il tempo. Lo sfagno però è importantissimo perché la tecnica dello sfagnoterapia, la tecnica del recupero delle piante disadattate avviene solo nello sfagno. Qual è il problema principale di tutto? Che la radice della Phalaenopsis deve bagnarsi e asciugarsi, perché se non osserva questo principio, la radice della Phalaenopsis tende a assorbire sempre acqua, assorbire come una spugna, fino a che non può più tenere tutta quell'acqua contenuta e marcisce. Ecco il discorso, la radice della Phalaenopsis deve osservare un ciclo di bagnatura e asciugatura per via della sua struttura, del fatto che ha il velamen, questa struttura argentea che vedete qui, questa struttura argentea che vedete è il velamen, quindi lei deve per forza bagnarsi e asciugare. Qual è la sfumatura importante? La sfumatura importante è che nello sfagno questo tipo di discorso non lo possiamo fare, perché lo sfagno deve rimanere umido. Se volete recuperare un'orchidea Phalaenopsis, la mettete nello sfagno, la sfagnoterapia rimane sempre costantemente umida e diventa sempre verdina. Ok, qualcuno dice, guardate che nella coltivazione nel laccio della scarpa, la Phalaenopsis, dopo 2 anni la buttate via perché abbiamo fatto le prove. Ok, se lasciate una Phalaenopsis nello sfagno per 2 anni, la buttate via perché lo sfagno va cambiato dopo 1 anno e mezzo, è un materiale che non degrada, però succede una cosa, tende ad acidificare tantissimo, quindi tende a diventare molto acido, più di quello che la radice della Phalaenopsis sopporta, e tende a compattarsi. Arriverete a un punto che poi per toglierlo sarà veramente difficile perché si serra fortemente sulle radici. Quindi lo sfagno, dopo un periodo di tempo, se non lo buttate, buttate anche la pianta. La logica qual è? Nel sistema autoirrigante noi creiamo un ambiente in cui la radice rimane sempre umida, tanto e quanto il discorso dello sfagno. Non cambia nulla, solo che se la radice rimane umida nello sfagno, allora è accettabile perché lo sfagno è riconosciuto. Se la radice rimane umida nel sistema del laccio, non è riconosciuto, perché purtroppo non è un sistema riconosciuto. Se vi funziona, sappiate che dopo 2 anni una Phalaenopsis non ci arriva, ma non perché la buttate, perché la Phalaenopsis nel laccio della scarpa, comunque sia, come in tutti i tipi di coltivazione, si storce, guardate.
Questa Phalaenopsis qui che voi vedete l'ho messa 1 anno e mezzo fa, guardate che stelo G8 che ha fatto, ma a parte quello, è 1 anno e mezzo che è nel sistema autoirrigante, non arriverà mai a 2 anni, non potrò mai dire l'ho buttata via perché dopo 2 anni muoiono, non può morire per un semplice motivo, devo tagliarla, accorciarla perché ha fatto un gambo lunghissimo, si è storta tutta, quindi come nei qualunque rinvasi dovete rinvasarla perché la Phalaenopsis tende a uscire, cioè si allunga, cresce, quindi allungandosi, crescendo, la Phalaenopsis è come se volesse andare via dal vaso. Automaticamente questa a 2 anni per fare la prova che mi muore non ci può arrivare perché la devo accorciare prima. Quindi è impensabile che un sistema di coltivazione dopo 2 anni c'è da abbandonarlo perché la pianta muore. È la stessa cosa dello sfagno. Lo sfagno, dopo 2 anni, se non lo cambiate, buttate via tutto. Quindi, tante volte la sfumatura mentale di capire che ci possono essere sistemi di coltivazione alternativi che non a tutti vanno bene, che possono piacere, non piacere, ma non vende uno il miracolo. Nella coltivazione delle orchidee non esiste il miracolo, non esiste il substrato magico. Dovete capire voi quello che fa bene, che va bene per la vostra casa, perché se lo sfagno è in grado di recuperare una pianta stressata, il laccio, sistema semi-idroponico, semi perché ripetiamo rimangono 2 dita d'acqua, aiuta la pianta a recuperare. Non può essere che uno vi dice dopo 2 anni ho buttato via tutto, ti spiego perché, perché se voi prendete il bark, dopo 3 anni buttate via tutto, perché il bark degenera, si rovina, si deteriora, si crea una bottiglia che non asciuga più, quindi nella vostra orchidea Phalaenopsis, oggi parliamo solo di Phalaenopsis, dopo 3 anni nel bark, ma anche già dopo 2 anni se non è di qualità, buttate via tutto. Quindi perché un sistema diventa pregiudizievole? Semplicemente perché nessuno è arrivato a vedere dopo i 2 anni. Dopo i 2 anni questa orchidea la dovrò tagliare, accorciare, rimettere le radici in acqua. Chiaramente le radici le sta facendo fuori. Allora tu dirai, le radici le sta facendo fuori perché questa è la dimostrazione che l'orchidea non gli piace stare nel vaso. Lo so, è vero, è vero. Infatti anche nello sfagno le fa fuori, perché è la caratteristica della Phalaenopsis di fare radici fuori del vaso. Quindi ci vuole un pochino di onestà intellettuale di riconoscere che per certe piante come la Phalaenopsis è vero che la radice deve rimanere bagnata ma deve asciugare, ma in certi substrati non asciuga. Automaticamente qui nel vaso non può asciugare perché è un sistema chiuso come l'Ecuzza. Quindi valutate voi se farla, se non farla, se vi piace, se non vi piace, non ci sono problemi. Ma io so che in questo video qualcuno ci sta mandando delle foto per farvi vedere che tutto si può fare, basta ragionarlo, basta un pochino metabolizzarlo a livello mentale. Cos'è la cosa triste che magari uno dice, guarda, la metto nel laccio perché chi se ne frega, non me ne vado a perderci tempo. Non è questo il ragionamento è cercare di far star bene l'orchidea nel miglior modo possibile. Io vi ho fatto vedere già una compilation di 1 anno e mezzo di Phalaenopsis in fibra di cocco, fioriture esplosive, qualcosa di fantastico. Però non sono arrivato a vedere dopo 2 anni, perché ho cambiato, sono andato al laccio. Automaticamente dopo 2 anni si rinvaseranno, si cambia sistema. La stessa cosa è qui. Se vi faccio vedere che qui ci sono radici, nel vaso ci sono radici, la pianta è piena di radici, ci sono radici verdi, si vedono, forse c'è poca luce, però vedete che la pianta è andata sotto. Vi faccio vedere ancora meglio. Sotto ci sono radici, queste che voi vedete sono radici. Questo qua è il laccio che si è rovinato. Questo che vedete tutto brutto è il laccio originale. Queste sono tutte radici della pianta con cui si nutre, non si nutre, la pianta sta andando avanti, sono radici modificate. Perché sono radici modificate? Perché non è la loro natura di vivere nell'acqua, assolutamente. Queste sono piante che vivono aggrappate
a altre piante, quindi vivono agganciate su dei tronchi di albero, quindi automaticamente non vivono nell'acqua. Però essendo piante che vivono anche a livello in riva ai fiumi, potrebbe qualche radice andare giù. Ci sta chi coltiva le orchidee nell'acqua, io non l'ho fatto mai, non sono in grado di giudicare o non giudicare. So che tra i miei iscritti ci sono persone che dal 94 coltivano in acqua orchidee, io non sono in grado né di dire fai bene, fai male, perché non l'ho sperimentato. Però anche lì esiste un sistema, si potrebbero coltivare nell'acqua se uno fa la tecnica chiamata ebb and flow, ovvero sia la metti 6 ore bagnata, 12 ore la fai asciugare, fai sempre questo continuo ciclo di riempitura e vuotatura di un vaso senza fori, può vivere lo stesso, basta che scegliamo noi qual è il sistema nostro di coltivazione. Ho sempre parlato di Paphiopedilum, siccome i Paphiopedilum vivono nell'umidità, ok, la Phalaenopsis viene completamente tagliata fuori da questo discorso, perché non possiamo accettare che la radice in questo sistema rimanga bagnata, mentre nello sfagno, siccome lo sfagno è sfagno, la dobbiamo accettare che rimanga umida, volevo dire anche umida qua. Qui accettiamo sullo sfagno che possa rimanere sempre umida, qui no, qui no perché non è giusto. Allora, voi scegliete se farlo o non farlo, non è per tutti perché dovete un attimo osservarla, dovete un attimo monitorarla, non va messa lì e buttata là, tanto vale che uno non la compra per niente, una pianta Phalaenopsis, però la Phalaenopsis è quella che ha delle radici particolari, non ha bisogno di una continua umidità a livello radicale come il Paphiopedilum, però anche lei può accettare questo tipo di discorso se è fatto con la logica di salvare la pianta, non tanto per dire è la moda del momento. Noi non lanciamo mode del momento. Io ho solo un problema, che non riesco a stare dietro a tutte le orchidee, se loro riescono a autoalimentarsi per conto loro, mi semplifica la vita. Faccio meno errori io, perché ho bisogno di monitorare costantemente che in estate devo bagnarle di più, in inverno di meno, devo stare attento se lo sfagno è troppo bagnato e troppo asciutto. Dipende da 1500 fattori la bagnatura. Quindi il discorso del laccio dovrebbe semplicemente semplificarlo. Non è una moda del momento perché è una vita che si coltiva nel sistema semitroponico, nei vasi autoirriganti. L'Ecuzza ha creato i suoi vasi non a caso, questo si ispira, non è una copiatura, si ispira al principio della capillarità dei vasi Lecuzza, quindi scegliete voi se farlo o non farlo, però non venitemi a dire che qui nello sfagno la radice può stare sempre umida e qua no, perché non c'ha una logica mentale come discorso. Però nello stesso principio questa non arriverete mai a buttarla via, perché andrà a un certo momento accorciata, come in tutti gli altri substrati. Questo era il 13° episodio, volevo fare un discorso sulle Phalaenopsis, se no all'interno dei gruppi tante volte vengono fuori dei casini pazzeschi. A proposito, iscrivetevi al gruppo Orchidee, è un mondo fantastico che siamo tutti lì. E quindi vi aspetto per il 14° episodio, perché andremo su di livello. Qui abbiamo parlato delle Phalaenopsis, poi andremo a parlare delle Cattleya, che è ancora peggio. Però tutto si può fare se ci credete, e la magia la fate voi studiando e analizzando il vostro ambiente, il vostro modo di coltivare, la vostra pazienza. Ciao!